È ufficiale, Hamilton andrà in Ferrari dal 2025 e sono molto emozionato di vivere questo momento insieme a voi. Stiamo parlando della più grande mossa commerciale fatta da Ferrari, Hamilton e Liberty Media. Il pilota più titolato al mondo con 7 titoli mondiali insieme al team più titolato al mondo. Un connubio che avevamo trovato con Schumacher in Ferrari, che avremmo voluto vedere con Senna, ma purtroppo non abbiamo potuto. E ora è ufficiale, lo vedremo con Hamilton dal prossimo anno. È notizia clamorosa e forse è uno dei giorni più importanti nella storia della Formula 1. Sembra quasi una storia d'amore che si ricongiunge dopo tanti mesi di agonia in cui abbiamo visto dichiarazioni strampalate, Hamilton andrà in Ferrari ma nulla di concreto. Oggi finalmente ci siamo, è arrivato l'annuncio. È ufficiale, il lavoro che ha fatto Vasseur e Elkann per portare Hamilton in Ferrari si è concluso e si è realizzato. E nel video di oggi voglio dirvi i pro e i contro di avere Hamilton in Ferrari, come può essere la coppia Hamilton-Leclerc per i prossimi anni, Ferrari può davvero puntare al titolo con entrambi i piloti, andiamo a vedere anche le clausole liberatorie nel contratto del pilota inglese e in più vi dico anche come è nato questo accordo tra le due parti, quali sono le volontà di Vasseur. Prima di iniziare con il video vero e proprio, ditemi come vi sentite nei commenti, quali sono le emozioni che state provando in questo momento, perché quando ho saputo della notizia mi sono molto emozionato e mi sono sentito parte realmente della storia della Formula 1, perché questa è una delle pagine più importanti della storia di questo sport, che non verrà mai cancellata, e farne parte in questo momento è un onore, è un sogno, perché sapete che a me piace molto Hamilton come pilota, è il mio secondo pilota preferito dopo Senna, e quindi vedere Hamilton che ha come idolo Senna nel team più iconico e titolato al mondo, beh, è un sogno che diventa realtà. E quindi prima di iniziare con l'analisi voglio dirvi che davvero questa volta mi sono emozionato. E abbiamo anche sentito le parole di Toto Wolff nel pomeriggio, che hanno annunciato questo addio di Hamilton da Mercedes, che è un passo importante anche per il team di Brackley. Ma ditemi cosa ne pensate voi nei commenti, sono curioso di leggere e rispondere a tutti quanti. Prima di continuare, mi raccomando, se vi piacciono i video sul canale lasciate un like e iscrivetevi, a voi non costa nulla ma per me fa una grandissima differenza. Attivate le notifiche così ogni volta che pubblico un nuovo video venite avvisati e non vi perdete nessuna notizia nel mondo della Formula 1, oltre che al mondo delle auto. Io sono Rastro e mi trovate anche su Instagram e ora iniziamo subito con questo video. Andiamo a vedere cosa ci sta dietro a questo contratto tra Hamilton e Ferrari, ma prima sigla. Sappiamo che Leclerc ha rinnovato con un contratto pluriennale con Ferrari, a partire dal 2025 in poi. Non sappiamo ancora i dettagli, se sarà un contratto 3+2, oppure un biennale o un contratto di 3 anni, fatto sta che continuerà per diversi anni nel team di Maranello, e quindi un pilota ce l'abbiamo confermato. Ma dall'altra parte Sainz non aveva ancora rinnovato il contratto, e ci ricordiamo come l'anno scorso il pilota spagnolo volesse concludere la trattativa con Ferrari il prima possibile, per rinnovare e continuare a stare nel team di Maranello, prima dell'inizio della stagione 2024. Che ricorda l'ultimo anno di contratto di Sainz. Il rinnovo non è più arrivato nel corso dei mesi e questo ha fatto sorgere un po' di dubbi. Magari non si è trovato l'accordo, oppure Sainz non vuole continuare in Ferrari, o è Ferrari che non vuole Sainz. E adesso abbiamo la conferma. Ferrari è da diversi mesi che era in trattativa con Hamilton. I rumors sono già sorti dallo scorso maggio, quando già si vedevano le prime indiscrezioni, ma poi nel corso dei mesi è arrivato anche il rinnovo di Hamilton con Mercedes per un ulteriore anno. Fatto sta che non è stato un rinnovo con un contratto pluriennale per il pilota inglese, ma al contrario è stato un rinnovo molto blando, contratto di 1 anno con opzione di rinnovo. Ma capite bene che per un 7 volte campione del mondo avere un team dall'altra parte come Mercedes, con cui hai fatto la storia nella Formula 1, un contratto di 1 anno è uno scherzo. Anche se secondo me Hamilton si lascerà in buoni rapporti con Mercedes, questo è chiaro, nonostante l'impegno del 7 volte campione del mondo, ne ha fatti vincere 8 costruttori al team, nonostante gli ultimi 2 anni con la V13 e la V14 le cose non siano andate benissimo. Prima non ascoltato da Mike Elliott, direttore tecnico in Mercedes, che non ha mai voluto abbandonare il progetto della Mercedes senza pance, e poi con James Allison sembrava essere tornata quella serenità persa sul progetto tecnico e il rapporto con Hamilton e Mercedes, ma questo invece non è successo. Però si vedeva che Hamilton voleva un progetto nuovo, e se seguiamo questo filone logico, per Hamilton in questo momento della sua carriera, ha 39 anni e ne avrà 40 quando arriverà in Ferrari, è una scelta giusta andare nel team di Maranello, perché riesce a fare
fare quello che non ha fatto Senna, sei il pilota più titolato che riesce anche a correre in Ferrari, un sogno di ogni pilota. Hai visto che i progetti tecnici di Mercedes non hanno convinto negli ultimi anni, quindi c'era comunque bisogno di uno stravolgimento tecnico che arriverà sicuramente al team di Brackley, ma ci vorrà tempo. Ferrari nell'ultimo anno ha convinto di più rispetto a Mercedes nella classifica costruttori e si spera anche in una rivoluzione tecnica per il 2026 nel team di Maranello. Per questo quello di Hamilton è un azzardo che sicuramente funzionerà dal punto di vista del marketing, perché sicuramente questa mossa aumenterà l'hype di tutti noi tifosi nel vedere Hamilton in Ferrari, aumenterà anche il marketing di Ferrari stessa, che ritorna ad avere un pilota titolato nel team, tradizione che si era persa negli scorsi anni con Leclerc e Sainz, e quindi questa mossa fa bene a Hamilton, che va in un team con cui può puntare a lottare per il mondiale contro Red Bull nei prossimi anni, forse con più speranze rispetto a Mercedes, e segnando nuovamente la storia con l'ultima danza, possiamo chiamarla così, del pilota inglese in Ferrari e anche in Formula 1, perché credo che sarà l'ultimo team di Hamilton. Detto questo, è una scelta che conviene anche a Ferrari. Qui il punto è dolente, perché c'è chi sarà pro e contro Hamilton in Ferrari proprio per questo motivo, perché Ferrari ha già Leclerc come primo pilota, che ha confermato nei prossimi anni e che, parliamoci chiaro, fino ad ora ha sempre avuto un compagno in squadra molto difficile da gestire. Finora ha avuto Sainz, che si è sempre creduto primo pilota visto la sua carriera passata in McLaren, Renault, Toro Rosso, dove era sempre stato considerato così. Prima ancora ha avuto Sebastian Vettel, 4 volte campione del mondo, con cui ha anche discusso molto quando erano in Ferrari. Ricordiamoci per esempio la gara di Singapore 2019, ma il caso eclatante, se vogliamo, è stato Brasile 2019, con quell'incidente tra i due. Insomma, una cosa è chiara: Ferrari non ha mai reso la strada facile a Leclerc come compagno in squadra. Con il rinnovo sembrava la volta buona che affiancassero al pilota monegasco un secondo pilota più facile da gestire. Per esempio abbiamo parlato di Albon, Barman, Arthur Leclerc, quindi suo fratello. Erano tutte scelte valide dal mio punto di vista. O anche un pilota di esperienza come Magnussen o Hülkenberg. Al contrario, hanno deciso di affiancargli Lewis Hamilton, che non è un pilota a caso. Molto difficile da gestire una possibile lotta per il mondiale, perché Leclerc non si tirerebbe indietro e nemmeno Hamilton, ed entrambi i piloti hanno il diritto di poter lottare per il mondiale. Nessuno dei due deve essere sacrificato, e quindi una scelta in controtendenza rispetto a Red Bull, che ha sempre avuto e ha tuttora un primo e un secondo pilota. Quindi sembra un po' uno sgambetto a Leclerc questa mossa di affiancargli Lewis Hamilton nel team, ma è anche una scelta che a Ferrari conviene. Infatti il piano di Elkann e Vasseur è sicuramente di aumentare anche l'hype mediatico nel team, nell'avere un pilota campione del mondo e anche di avere il più titolato nella storia della Formula 1 insieme a Schumacher. Quindi avere Hamilton nel team è sicuramente una mossa di marketing azzeccata, questo è poco ma sicuro. Dal punto di vista sportivo ci sono più dubbi. Comunque abbiamo visto Russell e Hamilton stare in Mercedes e convivere pacificamente, con pochi momenti di discussione, anche se è vero che Mercedes non ha mai avuto la possibilità di lottare per il titolo con questa coppia, quindi è lì dove si vedono i veri problemi. Fatto sta che capisco le difficoltà nell'avere un team da gestire così, con Hamilton e Leclerc, ma non so perché sono più pro che contro. Un po' per un fattore emotivo, perché sono molto legato a Hamilton e il vederlo in Ferrari è un sogno che si realizza per me, lo sapete voi che mi seguite da tanto, e un po' anche perché comunque hai nettamente la miglior coppia in Formula 1 nello stesso team. Dal punto di vista del marketing, per Ferrari è una mossa vincente. Certo è che in questo modo vai a sacrificare Leclerc, è inevitabile. Questo, diciamo, è il contro più grande che c'è, oltre alla spesa eccessiva del contratto di Lewis, che si farà pagare tanto. Non sappiamo ancora l'accordo commerciale che c'è dietro, quanti anni starà Hamilton in Ferrari. Penso che farà un biennale, non credo che andrà su un contratto pluriennale, visto che arriverà nel 2025 a 40 anni. Però per tutti voi che siete scettici di questa mossa di Hamilton in Ferrari dal 2025, vi capisco, perché comunque mette in difficoltà Leclerc, ma parliamoci chiaro: quando ricapita di vedere il pilota più titolato al mondo nel team più titolato al mondo? C'è una mossa a livello di hype, a livello sportivo, incredibile. Un po' quando si parlava di Valentino Rossi in Ducati, molto meno secondo me rispetto a questo, perché Ducati allora non era il team più titolato in MotoGP, però è una mossa che fa molto bene anche allo sport stesso, perché richiama molti tifosi a vedere Hamilton correre nella rossa. Quindi, a parte il discorso se conviene o non conviene, tutto lo sport ne giova di questa mossa di mercato, che aumenta l'audience in Formula 1, e non è una mossa scontata, perché nell'ultimo anno, con tutte le gare vinte da Red Bull tranne una, lo spettacolo era sceso molto e anche l'hype per la Formula 1, e sicuramente questa mossa è linfa vitale per noi che tifiamo la Formula 1 e Ferrari. Ora sarà interessante vedere dove può andare Sainz. Ci sono dei rumors che dicono che potrebbe andare o in Red Bull o Aston Martin o Audi, uno di questi tre team. Voglio vedere anche chi andrà al posto di Hamilton
Hamilton in Mercedes. In molti parlano addirittura di Kimi Antonelli, anche se deve fare la sua prima stagione in Formula 2 quest'anno, quindi è difficile. Prima di Kimi potrebbe arrivare un altro pilota e poi Kimi arriverà nei prossimi anni, anche perché non puoi mettere come compagno in squadra Russell un pilota che potrebbe dar troppo fastidio al pilota inglese. Russell adesso diventa il primo pilota in Mercedes, la punta con cui lottare per il titolo in futuro. Serve un pilota gestibile, ma questo è da vedere. Fatto sta che si smuove molto il mercato piloti, ci sono diversi posti liberi anche nei top team e quindi sarà interessante vedere come si evolve tutta questa situazione. Un altro aspetto che potrebbe passare in secondo piano, ma è importante, è anche il fatto che Leclerc e Hamilton hanno due stili di guida diversi. Leclerc preferisce una guida sovrasterzante, mentre Hamilton sottosterzante, e quindi il team adesso andrà nella direzione di Leclerc per quest'anno, questo è poco ma sicuro, nello sviluppo della monoposto, come hanno fatto anche l'anno scorso nella parte finale, e Hamilton forse potrebbe ritrovarsi nella situazione che ha vissuto Sainz a inizio 2022, dove non si trovava con la macchina e ha commesso diversi errori. Ovviamente il confronto Sainz-Hamilton non regge perché uno è un 7 volte campione del mondo, l'altro no, quindi Hamilton ha molta più esperienza e anche molto più talento per riuscire a guidare una macchina anche se non è magari al 100% nelle sue corde. Però sicuramente il fatto che i due piloti hanno esigenze diverse nella guida è un fattore che Ferrari deve considerare. Hamilton potrà portare anche tanto know-how che ha imparato in Mercedes negli anni e questo è un beneficio per Ferrari, e dobbiamo considerare una cosa, che quando c'era Binotto come team principal una mossa di mercato del genere era inimmaginabile. Quindi il duo Elkann-Vasseur in questo momento possiamo dire che sta lavorando bene per Ferrari. Io lo dico da diverso tempo, questa pausa invernale è stata gestita molto meglio rispetto alla scorsa pausa invernale di Ferrari. Nonostante c'era già Vasseur come team principal, ma doveva ambientarsi nel team di Maranello. Nel 2023 Vasseur ha lavorato tanto per trovare nuovi ingegneri per Ferrari, continuare le trattative con Hamilton per portarlo alla rossa, e piano piano i primi risultati si stanno vedendo. Quindi Vasseur, che io ho sempre sostenuto dal primo giorno, si sta rivelando un team principal ottimo per la rossa. A livello comunicativo lo apprezzo molto perché riesce a darti delle informazioni ma non è troppo ottimista, rimane con i piedi per terra, non subisce la pressione della stampa, riesce a essere superiore, al contrario di Binotto che ci ricordiamo era affossato dalla stampa italiana e aveva principalmente un ruolo tecnico. In questo caso Vasseur ha un network di persone attorno a sé che lavorano per fare scouting per Ferrari, e questa è una cosa fondamentale perché le giuste persone nella Formula 1 moderna fanno la differenza. Lo vediamo con Adrian Newey in Red Bull e quindi vedremo con Loic Serra che arriverà quest'anno in Ferrari, con Hamilton che arriverà l'anno prossimo. Insomma, il lavoro di Vasseur in questo momento è da elogiare. Quindi escludiamo il discorso primo-secondo pilota perché con Hamilton e Leclerc diventa superfluo. Saranno due piloti estremamente forti che entrambi hanno la possibilità di lottare per il titolo. Sicuramente Leclerc ha tanto da imparare da Hamilton a livello mentale e come preparazione del weekend, come gestire anche la rabbia interna che non riesce mai a sfogare il monegasco per imporsi sul team. E se Hamilton riuscirà a essere formativo per Leclerc, Hamilton non potrà continuare all'infinito in Formula 1, quindi il testimone potrà essere lasciato al monegasco, che magari gli permetterà di diventare campione del mondo nei prossimi anni con Ferrari, avendo imparato a gestire diverse situazioni da un 7 volte campione del mondo. E questo è uno dei giorni più importanti nella storia della Formula 1, con l'annuncio di Hamilton che arriverà in Ferrari, quindi lascerà Mercedes. E ribadisco, dal mio punto di vista è una mossa che è più pro che contro a Ferrari e alla Formula 1 stessa, perché sì, ci sono delle difficoltà a livello sportivo, è inevitabile gestire un 7 volte campione del mondo con un pilota come Leclerc che ormai è un pilota di esperienza, entrambi vogliono lottare per il titolo, ma con un team principal come Vasseur che ha il pugno duro, secondo me sarà in grado di gestire questa situazione e potrà portare più benefici che altro. Ovviamente vedremo in futuro come andrà, e capisco anche chi magari è più scettico su questa mossa perché Hamilton costa tanto come pilota, non è facile da gestire, Leclerc l'ha appena rinnovato, gli metti accanto un 7 volte campione del mondo, insomma la pressione c'è. Però mi fido di Vasseur, delle mosse che ha fatto in passato e ha azzeccato, e mi fido anche di questa sua manovra, e quindi mi fido anche di questa sua mossa di mercato che è stata lavorata nel corso dei mesi per essere finalizzata oggi. Penso che anche per Sainz sia la scelta giusta lasciare Ferrari e andare in un team in cui possa essere primo pilota, o essere magari un team talmente forte che può accontentarsi di essere secondo pilota, che vuole però continuare a rimanere in alto in classifica e poter lottare per vittorie e podi. Ovviamente però ora rimane un'incognita importante: Ferrari riuscirà a fare una macchina competitiva per lottare per il mondiale nei prossimi anni? Perché avevano detto già più volte, il problema non sono i piloti, il problema è la macchina. Se ti prendi Hamilton in Ferrari non puoi fargli guidare un trattore, e quindi quello sarà importante, avere gli ingegneri giusti che sviluppano la macchina in
maniera perfetta nei prossimi anni per essere competitivi, per lottare per il titolo e battere Red Bull, specialmente dal 2026 in poi, dove non hai più scuse, cambia il regolamento, hai un nuovo motore e quindi si riparte da capo. E Hamilton avrà tante clausole nel suo contratto che lo liberano da Ferrari nel caso la macchina non fosse competitiva e quindi i risultati durante la stagione non si dovrebbero vedere. Quindi attenzione, questa è una buona mossa, ma Ferrari si deve dare una sveglia, deve cercare di fare una macchina competitiva per il titolo, altrimenti tutto sto castello di sabbia crolla. E capisco anche tutti quelli che dicono cavolo, era meglio tenere Sainz, perché comunque era un pilota che ti portava a casa i punti, l'abbiamo visto l'anno scorso, che hanno fatto entrambi i piloti circa 200 punti per la squadra, ed era un pilota che piano piano Ferrari stava iniziando a gestire, riuscendo a bilanciare bene il rapporto Leclerc-Sainz, nonostante qualche disguido. Sappiamo però che la volontà di Sainz è sempre stata quella di essere il primo pilota, cosa che non riesce a fare in Ferrari, quindi potrebbe cercare magari un altro team dove riesce a trovare la sua serenità mentale e anche sportiva, nell'avere a fianco un compagno più facile da gestire e essere lui il primo pilota. Non so se sarà la scelta giusta quella di prendere Hamilton in Ferrari, probabilmente dando un'analisi anche oggettiva non c'era la necessità di prendere Lewis in questo momento, è più una spesa che altro, però dal punto di vista emotivo, dal punto di vista del marketing, da un punto di vista iconico anche, questo momento è storico per Ferrari e Formula 1 e il fatto che si sia compiuta questa impresa, che non riuscì con Senna per esempio, secondo me è un fatto più positivo che negativo. Ma sono curioso di sapere la vostra opinione sul caso Hamilton-Ferrari. Siete pro, contro questa decisione? Avreste voluto una gestione diversa dei piloti? In quale team vedrete Sainz e chi vedete al posto di Hamilton in Mercedes? Ma soprattutto, secondo voi Leclerc potrà pagare le conseguenze di questa mossa di mercato? Ditemi la vostra opinione nei commenti perché sono curioso di leggere e rispondere a tutti quanti. E rispondo a tutti stavolta, nessuno escluso. Mi raccomando, abbiate il massimo rispetto nei commenti perché c'è chi può essere pro, c'è chi può essere contro, ognuno ha la propria opinione. Io personalmente, per esempio, vi ho detto che sono pro, ma capisco anche chi sia contro. C'è anche un fattore emotivo che entra in gioco in tutti noi, che siamo più o meno legati a certi piloti, e quindi ci sta che ognuno abbia la propria opinione e va rispettata. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi video a tema automotive e Formula 1. Mi raccomando, attivate le notifiche perché è fondamentale per supportare il canale. Qui da Lastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video. Concludo dicendo che questa, nel bene o nel male, è una pagina indelebile nella storia della Formula 1, che rimarrà per sempre. Ci vediamo alla prossima.